dell'Armata Rossa liberano il campo di Auschwitz. Il 27 gennaio è la data che l'ONU ha scelto per ricordare la memoria, che sembrerebbe una tautologia, ma che una tautologia non è. E il 27 gennaio, cioè la liberazione di Auschwitz, è la data che già l'Italia, prima dell'ONU, che istituisce come Giornata Internazionale della Memoria questa data nel 2005, ecco, l'Italia già nel 2000 aveva scelto questa data come Giornata della Memoria italiana, per non dimenticare il ruolo che anche l'Italia ebbe nello sterminio degli ebrei e non solo, e che cambiò, mutò totalmente la condizione del nostro paese in una condizione appunto di persecutori e di razzisti in termini proprio giuridici. Il censimento del 22 agosto 1938 registrò la presenza di 202 cittadini italiani di origine ebraica in Sicilia e di qualche decina di ebrei stranieri. Quindi una percentuale sulla popolazione siciliana del tempo inferiore di circa la metà rispetto alla media nazionale, che registrava una presenza di italiani di origine ebraica dell'1,1 per mille. Nella provincia di Catania erano presenti circa 75 ebrei che erano assolutamente ben integrati nella società siciliana. Alcuni appartenevano ai ceti alti della società, altri ai ceti medio-bassi, con una stratificazione sociale pressoché uguale e assolutamente comparabile a tutto il resto della popolazione. Quali sono le reazioni alla legislazione razziale? Ci furono una serie di lettere anonime che insinuavano nell'autorità il dubbio della presenza di molti ebrei nella pubblica amministrazione per creare loro problemi e per cercare di scalzarli da posizioni di responsabilità. Questo avviene per esempio in relazione al professor Cesare Grassetti, che insegna diritto civile qui all'Università di Catania, e per fortuna la questione si risolve senza grossi problemi, perché Cesare Grassetti riesce a dimostrare di non essere ebreo, o meglio riesce a dimostrare che il Ministero dell'Interno non può dimostrare a sua volta che egli è ebreo. Le cose vanno diversamente per un altro scienziato, per Azeglio Bemporad, allora direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Catania, che invece viene dimissionato, sospeso dal servizio e poi definitivamente messo in quiescenza, e che riesce per il suo impegno scientifico comunque a completare la ricerca in cui si era impegnato da molti anni, cioè la redazione della mappa astrofisica dello spicchio della volta stellare corrispondente a Catania, però da lì a poco poi morirà di infarto, la sua casa sarà bombardata dagli inglesi e i figli lasceranno Catania. Diciamo che tutti gli ebrei catanesi non riescono a superare la crisi e gli anni della legislazione razziale. Questo non significa che non subiscano delle umiliazioni, per esempio i loro nomi sono cancellati dagli elenchi telefonici, non possono mantenere la servitù di razza ariana, non possono tenere apparecchi radiofonici, non possono essere portieri d'albergo, non possono svolgere attività professionale se non nei confronti di appartenenti alla razza ebraica,
cioè sono sottoposti a tutte quelle limitazioni che facevano parte appunto della legislazione razziale. L'antisemitismo era una peculiarità della Germania e ora dell'Italia a partire dal 1938, almeno a livello legislativo, perché sul piano culturale l'antisemitismo aveva accompagnato la tradizione e anche sul piano legislativo la tradizione giuridica, la tradizione culturale europea per tantissimi anni e lungo il corso dei secoli. Però con la codificazione napoleonica si era arrivata a una emancipazione, a una parificazione dei diritti degli ebrei ai diritti di tutti gli altri. E quindi nel 1938 questi italiani ebrei, e sottolineo italiani ebrei e non ebrei italiani, perché molti di loro riscoprirono la loro appartenenza all'ebraismo proprio in quel momento, nel momento in cui furono emarginati ed espulsi dalla comunità ebraica. Ecco, l'introduzione di queste leggi fu per quella piccola comunità, stiamo parlando di 37.000 ebrei sul totale di circa 37 milioni di italiani, fu un passo indietro. È una pagina della nostra storia che non dobbiamo dimenticare, è una pagina della nostra storia che dobbiamo, come dire, di cui dobbiamo conservare la memoria, non per crocifiggerci, ma per conoscerci meglio. Forse proprio per questo il termine razza è rimasto nella nostra Costituzione all'articolo 3 e sia nel momento della scrittura della Carta Costituzionale, quando proprio la comunità ebraica chiese che il termine razza fosse espunto dalla Costituzione perché per la comunità ebraica italiana ricordava un episodio veramente tremendo, disumano, che è appunto la persecuzione razziale. Ecco, in quel momento il legislatore costituente decise invece di lasciare il termine razza nella Costituzione perché quel termine è una cicatrice. È una cicatrice, come tutte le cicatrici, ricorda un'esperienza, ricorda quello che noi come popolo siamo stati. Noi siamo stati un popolo che nel 1938 si è dato e ha accettato una legislazione razziale discriminatoria e persecutoria. Gli ebrei fanno parte della nostra tradizione, fanno parte della nostra cultura, sono un elemento inscindibile dalla nostra tradizione e dalla nostra cultura. C'è lo studio di uno statistico, di uno scienziato statistico degli inizi del Novecento che dice, per esempio, in relazione alla Sicilia, che è impossibile stabilire quanti siciliani abbiano origine ebraica. La Sicilia rappresentava la Ker Israel, l'altro Israele, il luogo che più di tutti fuori dalla terra d'origine, dalla terra madre, gli ebrei ebbero modo di cimentarsi, di confrontarsi con una realtà loro straniera, ma che divenne per l'appunto luogo di massima ospitalità. E questo ci è testimoniato dalla vasta documentazione che è stata riesumata all'interesse e al fruimento della storiografia e degli studiosi attraverso la tesi di laurea di Carmine Fontana, corredata di ben 607 documenti citati dal nostro, provenienti dall'archivio storico del Comune di Catania, archivio di cui per la stragrande maggioranza questi documenti sono andati perduti per l'incendio del 1944. Grazie al supporto dell'Università di Catania e dei funzionari dell'archivio storico e grazie anche alla lucida intuizione del professor Giuseppe Speciale, storico del diritto medievale e moderno, questo documento è stato riportato all'attenzione della storiografia in una pubblicazione complessiva che cerca di proporre una chiave di lettura, uno strumento a favore di quanti
vorranno e sono ancora interessati a studiare questa comunità mobile. Catania e la sua comunità giudaica vedono un rapporto strettissimo in cui gli ebrei non si inseriscono in quella struttura che è tipica dell'età moderna, quale è il ghetto, successiva ai fatti che comportarono dopo l'editto di Granata la cacciata degli ebrei dalla Sicilia. In questo caso a Catania sono presenti due comunità, la giudecca soprana e la giudecca sottana. La via che indica e distanzia le due giudecche è tendenzialmente la via Pozzo Molino, nei pressi della piazza oggi Machiavelli, in cui è presente la famosa chiesa di San Giovanni Lupalummaro, punto determinante nell'analisi topografica e urbanistica che il Carmine Fontana rivolge nella prima parte della sua attività di ricerca storiografica e attraverso cui ricostruisce con la documentazione in suo possesso quello che è lo schema della comunità. Una comunità quindi che si muoverà in una parte tendenzialmente a nord, che è quella che noi oggi possiamo immaginare per grosse linee in maniera generica come l'area di Piazza Dante e delle vie limitrofe, e invece la parte sottana, che è quella che invece si rivolge attraverso la linea che viene condotta con il fiume Iudicello, l'Amenano, che sarà protagonista della storia del 400 catanese anche per aver condotto attraverso le sue sponde il pestifero Morbo, almeno per 2 volte viene riconosciuto dalla storiografia questo momento. È una comunità di straordinaria ecletticità, una comunità che si inserisce pienamente nel tessuto economico e che rappresenta una delle parti determinanti della società del tempo ed in particolar modo della classe medica. Oltre 20 medici di religione ebraica rappresenteranno il fulcro della scienza medica in città e, elemento di non secondaria importanza, il riferimento a una questione di genere di particolare rilievo, se non fosse altro che ciò accade ben oltre 600 anni addietro. Nel 1376 la medichessa Virdimura otterrà la facoltà di poter esercitare la scienza medica in tutto il territorio isolano. È un primato che rappresenta in una fase della storiografia e della storia certamente legata a un culto patriarcale, un unicum nel suo genere di straordinaria importanza, testimonianza di come gli ebrei ebbero modo di rappresentare una unicità e allo stesso tempo una nuova visione della società rispetto anche ai suoi conterranei isolani di religione cristiana. Cosa emerge da questo studio del Fontana? Emerge una vivacità, come già dicevo, e ha una capacità di essere elemento determinante per la buona convivenza economica, sociale e culturale all'interno degli equilibri della corona dell'epoca, tanto che quando si dovette subire l'editto di Granata voluto da Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, l'editto che è datato 31 marzo 1492, in realtà verrà applicato molti mesi dopo in Sicilia. Solo nell'inizio del 1493 vi fu una applicazione rispetto a quanto era stato chiesto dai territori della prossima corona spagnola. Il 27 gennaio fu scelto perché si è pensato che per ricordare quegli eventi proprio a futura memoria, cioè perché non si ripetessero più, bisognava scegliere una data significativa. Si era pensato a date quali quelle diciamo più legate magari a Mauthausen più che ad Auschwitz, cioè
campo in cui venivano mandati gli oppositori politici. Si erano pensate a date che riguardavano più direttamente l'attività del regime nazista o del regime fascista. Si scelse poi Auschwitz, perché Auschwitz è qualcosa di più, è qualcosa di diverso, è qualcosa di una pietra miliare nella storia dell'umanità, un monumento. Wim Wenders dice che la memoria è nei monumenti e la memoria è un monumento. Il ricordare la memoria ha una funzione particolare. Diciamo che nella storia del pensiero politico e nella filosofia il ricordare la memoria significa non ricordare un evento, ma renderlo memoria, memorializzarlo. È importante perché nella cultura ebraica, quella che ci viene data da filosofi quali Scholem, Levinas, ma anche da filosofi e filosofe soprattutto più laiche, come la stessa Hannah Arendt. Ecco, nella cultura ebraica tutto è memoria. Non esiste la parola ricordo, esiste la parola memoria, e per memoria si intende vivere le generazioni precedenti. E durante il Seder della Pasqua ebraica, ogni ebreo vive il passaggio. Dunque, ricordare la memoria o mettere al centro della questione ogni anno la memoria significa portare con sé l'esperienza, significa farsi parte dell'esperienza, non ricordare. Questo molti filosofi lo hanno considerato come una grande forza della memoria, ma anche un grande rischio, un grande limite. E forse oggi dovremmo pensare anche a questo. Il limite della memoria, se è ricordo e non è memoria, è quello di non leggere il presente, o meglio, di cercare di leggere il presente con le categorie del passato. Questo sarebbe un grande rischio, dicono i filosofi contemporanei, ma dice anche la stessa Hannah Arendt. Cioè, quando noi guardiamo il presente dobbiamo avere sempre la capacità di ritrovarne gli elementi innovativi, gli elementi che sfuggono al ricordo e all'inquadramento in una cornice già conosciuta, perché rischieremmo di non vedere i nuovi rischi della banalità del male, come dice Hannah Arendt. Memoria è portare addosso la nostra storia, la storia di perseguitati e la storia di persecutori, la storia di vittime, ma la storia anche di carnefici. Ma questa memoria ci deve anche ricordare che il male banale, dice Hannah Arendt a proposito del processo ad Eichmann, che è semplice, che è quello di tutti i giorni, che è quello di ognuno che svolga il suo ruolo dentro un sistema burocratico per il quale obbedire a una legge esteriore è più importante che obbedire alla propria legge morale, che obbedire a se stessi. Levinas dice guardare il volto dell'altro. Ecco, ricordare, avere memoria significa fare un esercizio quotidiano di non essere banali, perché il bene non è banale, il male sì. Per il bene, che è profondamente positivo e profondamente denso, bisogna riconoscere se stessi. Riconoscendo se stessi, riconosci anche l'altro. Ecco perché in questa giornata, nella quale ricordiamo e memorizziamo di essere stati perseguitati, ma di essere sempre al rischio della banalità del male, dunque potenziali persecutori, se già non lo siamo stati. Ecco, in questa giornata forse il monito più forte ci viene dalla memoria di chi ancora ricorda i fatti come sono avvenuti. Pensiamo alla nostra senatrice Liliana Segre, che dice non riesco a dimenticare, non voglio dimenticare e non voglio perdonare. Quello che dobbiamo ricordare ogni giorno della nostra vita, nella nostra memoria, dunque nel nostro codice genetico, è forse l'unica forma di odio che è possibile dopo Auschwitz, che è possibile dopo il silenzio e l'indicibilità del male assoluto.
ed è l'odio per l'indifferenza, come ci diceva Gramsci nel 1917. Odio chi non parteggia, odio l'indifferente.